Ok, benvenuti, bentornati, questo è sempre On The Run. Oggi andiamo a fare un giro sempre dalle parti di Parma e Reggio Emilia, andiamo a vedere il castello di Torrechiara e poi c'è un po' di indecisione se andare a vedere quello di Montechiarugolo o quello di Felino, vediamo un po' lì come si mette la situazione. La giornata è molto bella, anche se un po' ventosa, spero di non avere problemi per questo. Niente, andiamo, On The Run. Ok, eccoci qua, bentornati, benvenuti, questo è On The Run e stiamo andando, come ho detto nell'intro, al castello di Torrechiara. Abbiamo da un po' lasciato l'autostrada e meglio così perché faceva veramente schifo, piena di camion, peraltro uno che per un paio di chilometri ho fatto lo slalom perché perdeva pezzi di legno. E poi sì, è una giornata un po' ventosa, molto bella, però c'è un po' di vento, per cui c'erano certi camion che un po' se la sbandavano e sono stato molto contento di uscire dall'autostrada. Allora, purtroppo oggi le strade non saranno così avvincenti perché il castello di Torrechiara è un po' all'inizio della valle, proprio mi sa, ci sono molte curvette da fare, non c'è un granché da come scenario sulla strada che ci porta lì. Come ho detto, sì, sono già stato a vedere questo castello, è veramente molto bello. Anche questo è parecchio grosso, molto ben conservato, storia complicatissima pure questa, poi ne parliamo ovviamente sempre con le 4 informazioni spulciate in giro. Sono ancora pervaso dalle buone vibre che ho ricevuto questa settimana andando a fare il featuring al concerto del Colle del Fomento e Inoki a Bologna. Sono uscito di notte, no beh in realtà sono uscito di giorno, sono tornato di notte. Averli visti mi ha lasciato veramente un paio di giorni di buon umore. Sì, come ho detto, la strada purtroppo sarà un po' tutta così, un po' zona industriale, poi appena entriamo nella valle dove fondamentalmente potrebbe diventare bello, siamo già subito arrivati. Poi vediamo al ritorno se allungarci a vedere il castello di Felino, che però non conosco, non mi sono neanche un po' documentato. E mi sembra che comunque ci abbia una stradina per arrivarci veramente infamissima, o se no ritorno, possiamo fermarci al castello di Montechiarugolo. Allora sì, la giornata è ventosa, però abbastanza fresca rispetto certamente alle temperature apocalittiche di paio di settimane fa, anche meno, e questo è una bella cosa. Certo, comunque arriveremo in orario dai, sì, 11:30, mezzogiorno, tempo che ci prepariamo, sarà già abbastanza caldo, dai. Sì, io nell'intro mi sono lanciato, ho detto che tra Parma e Reggio Emilia, in realtà mi sa che no, è proprio Parma, siamo proprio dietro Parma, se no poi mi ammazzeranno. No, che cazzo dici? Scusate, quando parto è sempre un po' presto, sono rincoglionito e ci sta che dico un sacco di fregnacce, però vabbè, quello cioè, questo sempre. Allora, non ho capito che maledetto giro ho fatto, praticamente sono quasi nello stesso punto di quando siamo andati a fare il giro a Canossa, e probabilmente magari già si potrebbe quasi vedere da quelle parti. So che ho fatto un giro completamente diverso, mi sembrava di essere anche uscito nello stesso punto dell'autostrada, però e pensare che anche ogni tanto dico che ho un ottimo senso di orientamento, presuntuoso. Allora, noi andiamo per Torrechiara, che comunque vedi non dovrebbe mancare molto,
e stiamo entrando adesso nella valle. Quello là, signori, è il castello di Torrechiara ed è veramente veramente bello. Ovviamente ci siamo imbottiti di antinfiammatori per poter fare la salita che ci porterà su, e ecco che giriamo per Torrechiara. Come avete visto, abbiamo appena imboccato la strada che va su per la valle, già dobbiamo uscire, che siamo praticamente arrivati. Guarda che bello, guarda come si staglia là all'orizzonte, bellissimo. Poi dai, in questo contesto pieno di vigne, ma proprio bello, 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 bello. Quando ci avevo venuto la prima volta, davvero tanta gente, tant'è che ho fatto praticamente fatica a infilare la moto da qualche parte. Allora, qua devo entrare nel centrum storicum con il pavè. Invece mi sa che oggi forse non ci troviamo molta gente. Il parcheggio è abbastanza, non dico deserto, ma c'è poca gente. Eccoci arrivati e adesso prepariamo e andiamo su. A dopo, regà. Ciao. Ok, eccoci qui, il castello di Torrechiara, sotto le sue imponenti torri, un castello davvero davvero bellissimo, imponente, enorme, con delle sale all'interno, con degli affreschi veramente veramente particolari, molto molto belli. Davvero vi consiglio di venire a visitarlo. Le sue origini si datano circa intorno a metà del 1200, però fu demolito e ricostruito più volte fino al 1400. Pier Maria Rossi lo ricostruì da zero e gli diede l'aspetto che ha adesso. In realtà non fu mai una vera e propria fortezza da allora, perché quando fu terminata era già sorpassata militarmente e ne fu infatti solo una dimora residenziale, tant'è che la ricchezza degli affreschi all'interno fa suggerire proprio più una residenza nobile che un castello militare. Da qui si ha una vista veramente bellissima su tutta la pianura e niente, ed è veramente veramente bello. Poi ovviamente passò di mano in mano per un'infinita serie di conquiste fino agli inizi del 1800, dove poi con Napoleone e l'abolizione del feudalesimo passò alla provincia di Parma e Piacenza. Oggi è una sede museale, credo, è aperto al pubblico, tant'è che c'è un biglietto da pagare, ma forse veramente ne vale la pena perché è davvero davvero bello. In più non c'è la visita guidata, ti puoi muovere liberamente ed è una cosa che apprezzo tantissimo. Ci sono delle terrazze su da cui si vede tutta la valle, veramente meravigliose. E niente, adesso noi continuiamo il nostro viaggio, probabilmente andremo a vedere il castello di Montechiarugolo, perciò dai, on the run, ciao, a dopo.
Ok, partiamo sotto il castello, bellissima vista, e andiamo a vedere l'altro castello più piccolino, forse un po' meno conosciuto, di cui ignoro tutto, adesso dovrò leggermi qualche cosa, che è il castello di Montechiarugolo. Bello questo di Torre Chiara, bellissimo, davvero sono rimasto impressionato dalle sale interne, è proprio di uno sfarzo incredibile, mi è molto molto piaciuto. Ci abbiamo alle nostre spalle, wow, wow. Mi spiace, purtroppo le strade non sono così esaltanti, sono un po' all'americana, un po' tutte dritte, però noi dai, le apprezziamo anche queste. Importante essere in moto. Ma qua c'è un altro specie di castellino, di torre, ma qua ce n'è ogni 20 metri probabilmente. Sono molto tentato di fermarmi magari in un posto dove c'hanno il prosciutto o il salame. Qua siamo vicini a Felino, che era un'altra delle destinazioni che avrei voluto andare a visitare oggi, ma poi mi sono detto che intanto non me l'ero studiata la strada, ci avevo giusto dato un occhio e mi sembrava che l'ingresso fosse veramente uno stradino minuscolo, insomma devo dargli un po' più di un occhio. E in più forse c'era anche da fare un pezzo a piedi, e con la gamba già in queste condizioni forse no dai, forse è meglio Montechiarugolo, che comunque in pianura, ci arrivo praticamente davanti all'ingresso con la moto, lo conosco meglio, non c'è niente da scalare, da camminare. Lì se non sbaglio c'è la visita guidata, che io opterò di non fare perché non le amo. Qui invece ingresso anche abbastanza onesto, 6 euro, e andavi dove volevi, era tutto aperto, tranne credo, io ho provato a cercare l'ingresso delle torri in alto ma non le ho trovate. Compenso sì, appunto, queste fantastiche sale affrescate, ma veramente poi un labirinto davvero grande, grandissimo. Goodbye. Goodbye, love of life. Montechiarugolo, eccolo là, guarda che bello il castello. Non c'ero venuto l'ultima volta da sta parte, ma ero venuto dall'altra parte, non si vedeva. Molto bello, molto bello. Vabbè, la chiesetta in pietra, ci piacciono a noi. Ombrellini, ombrellini. No, metterne un po' di più se volevano fare ombra. Eccoci. È chiuso. C'è un gran pace, non c'è veramente nessuno. Nessuno. Va bene dai, vediamo cosa possiamo fare. A dopo raghi. Eccoci qua a Montechiarugolo, sotto le mura, è un bel castellino, è chiuso ed è deserto, non c'è nessuno, veramente nessuno. Allora, il primo insediamento del castello di Montechiarugolo
viene datato intorno ai primi del 1000 da parte della famiglia San Vitale, poi dal 1000 al 1004 circa venne demolito e ricostruito diverse volte, passato di mano in mano, prima al Ducato di Parma, che poi venne messo a quello di Milano, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo stare qua mezz'ora a parlarne. Poi in seguito all'Unità d'Italia, circa verso il 1800, fu dato alla famiglia Marchi, che lo detiene tuttora e ne è proprietaria. E niente, adesso noi prenderemo la statale, poi torniamo a casa. Dai, a dopo. Yo, ciao. E ok, abbiamo fatto un po' pigramente la visita al castello di Montecherugolo. Sono un po' sfasciato, sono un po' stanco, insomma l'ho fatto un po' così. Mazza, cioè, più sono piccolini e imboscati questi castelli, più c'hanno una storia complicatissima. Io ci provo a darvi due info, ma sono veramente complicati. Comunque niente, dai, abbiamo fatto e adesso ce ne torniamo a casetta. Cerchiamo di arrivare alla via Emilia. Qui la strada è di una noia mortale, sembra di stare veramente in città. Dai, è stato un giro un po' forse noioso dal punto di vista motociclistico, però dai, comunque siamo in moto e ci è piaciuto molto, perciò dai, spero sia stato un giro piacevole nonostante le strade non fossero proprio esaltanti, però secondo me il castello di Torrechiara ne valeva assolutamente la pena. Andate a vederlo, andate a visitarlo se potete, è davvero bellissimo. Poi ho avuto anche una gran fortuna, non c'era nessuno, e proprio bello, mi sono proprio esaltato a vederlo. Niente, noi siamo quasi arrivati, perciò facciamo i saluti, ci vediamo al prossimo episodio, sperando di riuscire a fare un bel giro. Detto questo, dai, statemi buoni, ciao.